Bentornati a tutti, Lucky Top Deckers. Come promesso, l'ultima tranche di questo Early Access di Lorwyn Eclipsed. Ready! Eccolo qui! Non c'è niente di sorprendente. Lava Leaper è un elementale a 4 che dà haste a tutte quante le creature, sia tu che dell'avversario. E dice che quando un giocatore tappa una basica per mana, fa mana flare, raddoppia il mana, sia tu che dell'avversario. Quindi tu lo fai di quarto, è una 4-4 con haste, l'avversario stappa il doppio del mana. Piuttosto magari fatto in turni successivi. Shimmer Creep è un buon payoff per Vivid, tipo UG Splash questo, però è solamente, quote unquote, solamente una 3-5 menas che fa Drain Life da 2-3, 2/3. Così piuttosto prendo Twin Flame Travelers, proviamo a fare UR elementali. In realtà penso che il pick safe potrebbe essere piuttosto, non lo so, Bugs Leader's Embrace, cose di questo tipo. Non c'è niente tra rara e uncommon che mi faccia dire, caspita, voglio saltare in questa color pair. Non vorrei fare Kitkin di nuovo, cioè vorrei variare un po'. Proviamo a fare elementali, just for fun. Nel caso in cui dovesse essere aperto, allora potrebbe essere interessante. Anche se qui credo che il pick sia palesemente Flock Imposter. A 3 mana 2-2 Changeling Flash Flying, quando entra ti fai rimbalzare in mano una creatura che tu controlli. Potremmo fare UR Vivid elementali e se un'abilità innescata di un altro elementale che tu controlli trigger un'altra volta, quindi Flock Imposter tecnicamente rimbalza 2 pezzi, essendo che è un elementale perché è un Changeling, perché è uno Shapeshifter. Per il resto c'è Boulder Aggressor da double strike a tutti quanti giganti e dunque anche ai Changeling, ma Flock Imposter è una carta migliore. C'è Bristol Bane Outrider che se avessi preso Eclipse Kithkin come pack 1 pick 1 sicuramente avrei preso Outrider adesso, ma stiamo cercando di evitare Kithkin dal momento che già l'abbiamo draftato 2 volte. C'è Temporal Cleansing se vogliamo rimanere blu-rosso puro, ma credo che Flock Imposter mi piace abbastanza come carta che voglio provare a prenderla adesso come secondo pick. Potremmo fare elementali con Collective Inferno. Quando entra in scambio di battaglia scegli un creature type, raddoppia tutto quanto il danno che le fonti che tu controlli del chosen type infliggerebbero. Questa è fortissima. È più forte probabilmente in Goblin piuttosto che in elementali, però comunque sia una carta abbastanza forte. 5 mana con Convoke non sono così tanti. Questa carta dentro Goblin è clamorosa, però non vorrei fare Goblin di nuovo. Però è la carta più forte. Se no dovremmo prendere Protective Response. A 3 mana con Convoke spacca una creatura attaccante o bloccante bersaglio, che è more than fine. Con Flock Impostor magari potremmo provare a fare tipo un blu-bianco più difensivo. Però voglio investire sullo stock di Collective Inferno e vedere dove ci porta tutto questo, o soprattutto se ci passano un Boulder Dash come pack 1 pick 4. Questa carta è una ristampa di Arc Trail, ovviamente con un nome diverso. A 2 mana sorcery, 2 danni to any target e un danno to any other target. Carta fantastica. C'è anche Meander's Guide, a 3 mana Merfolk Scout. Quando attacca puoi tappare un altro Merfolk, se lo fai, bla 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 bla. Ma non è una carta neanche così tanto sorprendente e la devi giocare esattamente all'interno di blu-bianco Merfolk, altrimenti è ingiocabile. E stiamo passando un altro Temporal Cleansing, il che un po' mi dispiace, a dire la verità. Solo che arrivati a questo punto, oltre al fatto che siamo nel rosso, non ho un'altra indicazione. Potremmo essere rosso barra qualsiasi altro colore. Adesso qui prendiamo Feed the Flames. Continuiamo a prendere carte forti nel rosso e vediamo dove ci porta. Potrebbe anche essere che bianco-rosso è aperto, c'è anche Spiral into Solitude. Pack 1 pick 5. Chi lo sa. Il blu, tolti i 2 Temporal Cleansing, non abbiamo visto più di tanto del blu. C'è Everstrike Gift, che è un'aura che dà più 1 più 0 volare e può essere ripresa dal cimitero, dopo che ti spaccano una creatura su cui tu hai fatto l'aura, facendo Blight 2 su uno dei tuoi pezzi. Interesting, sicuramente. C'è Wretched Wretch, che è un goblin che se aveva un pallino -1/-1 lo rianimi. Again. Quindi interessante, però Feed the Flames a 4 mana 5 danni to any creature, sicuramente è una carta fantastica. Sembra aperto di nuovo Goblin. Anti, Spikeling, Tweeze e Feed the Flames. Il rosso è apertissimo. Il rosso è incredibilmente aperto, dobbiamo capire se è meglio Tweeze. A 3 mana instant, 3 danni to any target, scarto pesco, oppure 4 mana 5 danni a una creatura all'esilio. Per me questa carta è abbastanza forte, Feed the Flames. Probabilmente vorrei piuttosto avere la seconda copia di Feed the Flames,
Perché controlla molto bene. 5 danni a una creatura all'esilio controlla molto bene il board. Non lo so, magari il primo Twiz è meglio. Non lo so, forse era meglio il primo Twiz. Poi ci ripenseremo andando avanti nel formato. Probabilmente questo qui è un pick sbagliatissimo. Col senno di poi tra un paio di settimane. Meek Attack non è una carta giocabile in limited, non ve la sto neanche a leggere, vabbè, è Sneak Attack per le creaturine piccole, però chiaramente non è una carta che può essere giocata in limited. Cosa c'è qui per noi? Probabilmente un Bone Club Berserker. Proviamo a fare Goblin again. Però voglio dire, when life gives you lemons, you gotta do lemonade. Continuiamo a prendere carte rosse ci portano verso i Goblin. E that's it, no? Questo qui è tecnicamente un elementale. Potremmo ancora provare a fare elementali e no Goblin, con Removal varie e Collective Inferno. Se no dovremmo prendere Hexing Squelcher, che è un ottimo Goblin, by the way, rara Goblin a 2. È una delle due. Questo qui è un decision point. Elementale o Goblin? Quale drop a 2 vogliamo? Questo probabilmente è meglio in limited. Prende più più 0 e Menace o Mana Sink nel late game. E ci wheela un elementale. Ci wheela Lava Leaper che abbiamo aperto noi. Ottimo. Quindi attenzione, forse una direzione l'abbiamo trovata. Questo raddoppia solamente le triggered ability, che al momento non abbiamo, perché gli unici elementali che abbiamo sono 1, 2 e ora 3. Che però questa qui non è... in realtà sì, è un'abilità triggerata, giusto? Le triggers are an additional time. Quindi otteniamo triplo mana dalla Valiper. Potrebbe mai avere un senso come cosa. Un altro Berserker, ok. Ok, con tutti quanti questi drop a 4, adesso mi pento amaramente di aver preso Feed the Flames sopra Twiz. E va bene, ce ne faremo una ragione. Bogart ha wheelato. Magari ripivotiamo all'interno di Goblins again. Il rosso non lo so perché non lo vuole nessuno in questo early access. Ma whatever, in any case, Ormanize crescendo a settimana instant convoke, scegli un tipo di creatura, pesca una carta per ogni permanente che tu controlli di quel tipo. Ciao, come stai? Benissimo, molto più base di quello che mi aspettavo questo set. Che è un bene, ci sta. Cosa ne pensi delle diverse tribe? E ho avuto modo di provarle tutte? No, per il momento abbiamo fatto solamente 4 eventi e abbiamo fatto 2 GV e 2 BR, quindi siamo ancora troppo presto. Purtroppo l'early access finirà tra un'ora, quindi non avremo tempo fino a martedì prossimo di poter giocare di nuovo questo formato. E nel frattempo qui devo fare una scelta, devo decidere qualcosa, non credo che Harmonize crescendo potremo mai utilizzarlo. Lamentor è una carta fenomenale, potrei prendere Lamentor qui. Anche se non ho molti modi per approfittarne, potremmo pivotare in Boros tipo somehow. Credo che è quello che farò perché questa carta è stupida. E non ho chiare indicazioni. Soprattutto prendere anche Flock Impostor. Vediamo, c'è Noggle the Mind, una rimozione. A 2 mana, flash. In aura, incanta creatura, la creatura incantata perde tutte quante le abilità. Non si sono sforzati troppo con sto limited. Tanto un mese esce un'altra espansione. Sì, esce quote on quote un'altra espansione quando in realtà non... Tartarughe Ninja. Probabilmente continueremo a giocare lo stesso. Cioè non leveranno l'Orwin Eclipsed dal server. La gente continuerà a draftarlo. Chissà se ci saremo stancati tra un mese e mezzo, non penso. Questo qui è un elementale. Forse è pari al numero di colori tra i permanenti che controlli. Potrebbe essere una 2-4/3-4 double strike. Non c'è troppo altro. Dovrei prendere tipo Keep Out e provare a fare un Boros Control. Però questo qui dovrebbe essere abbastanza... una bella carta da poterla considerare qui. Skullcruster. Ramekin Recluse. Questa è un'indicazione per andare blu-rosso elementale. Ah, e questo qui è un elementale, by the way. Mettiamo le rimozioni da parte. E potremmo ripivotare di nuovo in blu-rosso elementali. Adesso Collective Inferno, adesso che stiamo iniziando ad avere un po' di elementali, potrebbe avere già un po' più senso. Alternative quali sono? Ci sono altri elementali. C'è Flanking Guildweaver. C'è Summit Sentinel, a 2 mana 1-3 quando muore pesca una carta. Però beh, questa carta è troppo meglio. 3 mana quando entra scombro di battaglia, bounce a un pezzo any creature. C'è Springleaf Jump, c'è Liminan Hold a 4 mana Oblivion Ring. C'è un altro Twiz che non credo che wheelie. E un'altra Unexpected Assistance che anche vorrei poter avere come carta. Però easy. Ripivotiamo in elementali. Glelendra Guardian. Questa è una signora carta. A 3 mana 3-4 flash volare. Però entra come una 2-3 perché è un segnalino su se stessa. Rimuovi un segnalino da questa creatura. Fa negate. Il controllore della spell pesca una carta. Però vabbè, hai fatto un negate gratis, quote on quote. C'è anche Faring Cinder, che è un altro elementale. Quando entra e quando casti una spell con mana value 4 superiore puoi fare scarto pesco e trigger raddoppio con i Travelers. Tra l'altro i Travelers raddoppiano la trigger di Recluse.
Terzo Vedenti ti pesca 3 carte, per scarta 2 a meno che non scarti una creatura. Ci sono un sacco di carte, però Glenendra Guardian sembra una signora carta. Quindi blu-rosso abbastanza aperto. Questo qui purtroppo non è un elementale. Flash Flying 2-2. Vabbè, è Pestermite che però ha un 1 di costituzione in più e può tappare solamente, tappa-stappa solamente le creature. E questo è il pick, giusto? Ora che ci siamo abbastanza committati a blu-rosso elementali, perché l'alternativa è prendere Unexpected Assistance, ma questa qui è più una carta da Merfolk, credo. Non lo so, potrebbe essere, però Glimmermite non mi dispiace come carta a 3 mana 2-2, siamo un mazzo abbastanza a tempo. Vorrei drop a 2, esatto, eccolo qui il drop a 2 perfetto, Scrounger, è vero che è un Goblin, però è una 3-2 che il turno dopo può mettere un segnalino su se stessa, diventano 2-1 e fai un Treasure. E il Treasure, tra l'altro, lo puoi utilizzare per castare spell di altri colori, e quindi farei Vivid. Per ora non abbiamo spell con Vivid, ma potremmo in futuro. Quindi Easy Scrounger. Volevo il drop a 2, è arrivato il drop a 2 perfetto. C'è Spell Snare, c'è un drop a 2 che dà rapidità, Goblin Warrior. All'inizio della combat puoi fare Blight 1, se lo fai una creatura bersaglio prende rapidità. Con Glenendra sgravato, assolutamente. Continua a fare negate su tutto. Potremmo scombare ancora una volta con Glenendra, se no dovrei prendere un altro drop a 3 che però è un elementale. Però vorrei un drop a 2 in più. Essenzialmente stiamo facendo... addirittura Bloombind on the wheel. Fantastico. Stiamo facendo blu-rosso tempo... Temporal Cleansing on the wheel. Oppure piuttosto voglio un altro Torchmaster. Quanti Torchmaster voglio? Torchmaster scomba anche con Brute. Ah, no, preferisco Cleansing. Cleansing too good. Una la voglio almeno. Più 3 più 2 faccio un Treasure? Oppure... no, Scoundrel non è il massimo, ha 1-3, Vigilance, whatever. Piuttosto magari voglio la Trick, però non ne sono sicuro. Eccolo qui un altro elementale per noi, Flame King e Guildweaver. Perché no? Con Travelers fa doppio Treasure. Se no dovrei prendere Pesco 3 scarto 1, ma... questo qui è più un mazzo assertivo. Non ci posso credere, ha willato Sizzling Changeling. A 3 mana 3-2 Changing, quindi è un elementale. Quando muore fa Impulse Draw. Riveli la prima carta del mazzo, la puoi castare fino al turno dopo. Fantastico, questo mazzo è super aperto e ci arriva un'altra Recluse. Fantastico. Quanti elementali siamo arrivati? 6 più 1 Shapeshifter. Questo qui è il settimo, più 1 8. E magari willa una tra Flame Chain Mauler, il secondo, o Mischievous Sneakling, che è un altro elementale a 2 che potrebbe sicuramente servirci. E non c'è troppo altro da questa busta. Abbiamo aperto il comando Selesnya. Fantastico. I comandi sono facili da memorizzare perché tutti quanti hanno 4 opzioni. La prima è sempre crea un token che è una copia di quel tipo di creatura bersaglio che tu controlli. Quindi quello bianco-verde dice fa una copia di un Kithkin, quello bianco-blu fa una copia di un Merfolk. E poi le altre 3 abilità variano per ciascuno. Comunque Recluse è fantastico. Ci arriva Tristan, The Callous Cultivator, ovviamente non lo possiamo spendere in nessun modo. C'è anche Abigail, anche fantastica, e una 1-1 volare per Strike Lifelink, che dà volare per Strike e Lifelink permanentemente sotto forma di segnalini ad un'altra creatura. Ma noi lo possiamo spendere. C'è Architect Defenses, diamo +1/+2 ed Hexproof fino alla fine del turno di una creatura, no grazie. Dovremmo prendere il terzo Feed the Flames probabilmente. Adesso davvero rimpiango di non aver preso Bolt a 3 mana, aver preso il secondo Feed the Flames sopra il primo Bolt. E va bene, ce ne faremo una ragione. Questo qui è un elementale. Quando casti una spell con mana value 4 or greater, questa creatura fa 2 danni a each opponent e raddoppia con i Travelers, quindi fa 4 danni. È un po' un filler, una 3-2 riccia a 3, ma alternative non ce ne sono. C'è Lasting Starfire. Bella Dovremmo prendere Glister Bear, che però è un Offui, non è un elementale. Questo qui è un elementale. Questo qui è un elementale in realtà, Fisty Spikeling. 2-1 for Strike, Shapeshifter. Probabilmente Flinkcaster potrebbe willare. Il rosso non lo sta facendo nessuno. Tutti gli studenti di Strixhaven, giusto, sono molto forti. Forse Sarkhan? Sarkhan? Qual è Sarkhan? Non lo conosco. No, Champion of the Klaken. Così come pick 4, nessuno sta facendo Kitkin alla nostra destra. Buonasera, let's go a tutti quanti. Welcome to the stream, welcome to this channel. Adesso è arrivato il momento di prendere Flamecaster. Vorrei un altro drop a 2 se possibile. Best I can do is another temporal cleansing. Oppure piuttosto vogliamo col Wrath Zealot. Questo scomba bene. Sarkhan è quello IZ, ma non penso si chiami Sarkhan. Ha un altro nome. Sarkhan è il Planeswalker rosso. Questo qui è anche un elementale, però troppo a 3 siamo pieni. Questo qui fa Basic Land Cycling, non è il peggio. E inoltre ha una trigger che viene raddoppiata dai Travelers.
Qua penso easy Thirst for Identity. Eccolo qui il peschino. Fino alla fine siamo riusciti ad ottenerlo. Un altro Lava Leaper. Potrebbe avere mai senso un altro Lava Leaper. È un elementale. Whenever a player taps a basic land for mana, quindi raddoppia, facciamo il triplo del mana con i Travelers. Potrebbe avere un senso. Se no dovremmo prendere questo. No, una 2-4 che prende P2P0 Vigilance quando casti una spell con mana value 4 superiore. No, prendiamo un mono Lava Leaper. Mono creature aggressive. Tweezer! Siamo riusciti ad averne uno. Tweez. Fino alla fine. Eccola qua. Abbiamo un sacco di spell. Poche creature, tante spell. Mole era wilato, fantastico. Credo che terremo solamente gli elementali all'interno del mazzo. E lasceremo tutto il resto fuori. Perché quando la voglia all'interno di Goblin non c'è e adesso invece ce ne sono infinite? Via. E via. Siamo riusciti a fare blu-rosso. Finally. Che è pure una bella versione, devo dire. Però leviamo tutto quanto e ripartiamo dalle basi. Facendo prima di tutto type elemental. E mettendo tutti quanti gli elementali all'interno del mazzo. Quindi sicuramente le 2 recluse. Sicuramente. Sicuramente i 2 Molar. Perché il drop a 2 che vuole fare sempre questo mazzo. Sempre garantito. Almeno un Flamecaster lo voglio. Ne abbiamo esattamente uno, quindi quello che abbiamo deve stare all'interno. Zealot va bene. Skullcruster va bene. Anche se non abbiamo tante ibride per aumentare il Vivid. Mi sa che abbiamo solamente il Changing Boros a 2. Però lo giocheremo lo stesso come una 2-4 Double Strike, perché no? Abbiamo un po' troppi drop a 4 a dire la verità, perché sono 1, 2, 2 Lava Leaper, Guild Weaver e poi abbiamo tipo 3 rimozioni a 4, una cosa di questo tipo. Dobbiamo un po' abbassare la curva di questo mazzo. Vabbè, sicuramente giocheremo Glenelendra, e sicuramente giocheremo questo, sicuramente giocheremo Bolt, dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Changeling lo giocheremo sicuramente. Abbiamo altri Changeling. Giocheremo sicuramente questa rimozione a 2. Non vorrei mettere troppe rimozioni. Sicuramente Scrounger. Pare quasi più facile tribale elementare rispetto a Kitkin e Goblin. Più o meno sì. Questo è un Changing dentro al mazzo. All'inizio della main fa Impulse Draw. Sì, quello blu-rosso è fantastico. È fantastico. Quello blu-rosso ibrido, la rara. Se ce l'avessero passato l'avremmo giocato 100%. Siamo arrivati a 15 creature. 15 spell. Credo che vorrei un Thirst for Identity. Perché no? Pesco 3, scarta 2 a meno che non scarti una creature card. E Bolt, dove sta Bolt? Dove l'abbiamo nascosto? Già l'abbiamo messa all'interno del mazzo. Collective Inferno lo vogliamo giocare con 8 elementali e 2 shapeshifter. Ripeto, a 5 mana incantesimo Convoke. Quando entra scegli un creature type, raddoppia tutti quanti i danni che le fonti che tu controlli del chosen type farebbero. E tra l'altro c'è questa funny interaction che Travelers raddoppia la trigger di Flamecaster e Flamecaster viene raddoppiato da Inferno. Quindi fa 4 danni per ogni trigger, raddoppiato da Travelers fa 8 danni per ogni spell che casti. È una ottima interazione. Cioè ci vinciamo i game di questa cosa e la considererei come ipotesi. Ma io giocherei tutti gli elementali, ma cosa me ne frega? Giochiamo tutti gli elementali a Collective Inferno. E roundiamo il mazzo con un altro drop a 2. E siamo a 21, mancano 2 spell. Abbiamo un mono drop a 4, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Quindi mettere altre 2 copie di questo è un po' pesantuccio. Piuttosto magari mettiamo Temporal Cleansing. Cleansing e un Feed the Flames. E basta. Cosa non stiamo giocando? Questi sicuramente non li voglio. Questi non li voglio sicuramente. Questi forse potrei volerli. Potrei volere una Glamormite. A quante creature siamo arrivati? 16. Dovrebbero bastare. 16 di cui 13 elementali. Tra 11 per conto loro e 2 shapeshifter. Dovrebbero essere abbastanza. Avrei voluto magari un paio di elementali in più. Avrei voluto magari uno shapeshifter in più. Tipo questo, se l'avessi potuto giocare. Però questo qui è un set in cui non si splasha confortevolmente. Pur volendo. Quindi ce lo dobbiamo far piacere così questo mazzo. E pace e bene. 17 terre. 8 isole e 9 montagne. E sappiamo che avremo delle partenze molto forti e delle partenze un po' meno. Lava Leaper in ogni caso una 4-4 Haste non è il peggio. Questo qui non è un formato in cui raddoppiare il mana dell'avversario dovrebbe punire così tanto. Perché l'avversario magari si svuota la mano il turno dopo, però poi stappi e ti svuoti la mano pure tu, quindi stai essenzialmente pari. A meno che non fa una rimozione su Lava Leaper nel frattempo che si svuota la mano.
La mancanza di teradoppi comuni blocca parecchio gli splash. Anche non ci sono effetti tipo barrels, cose di questo tipo. Cioè, tipo il fixing di tutti quanti i colori è tipo Springleaf Drum, che è un uncommon. Allora, a 2 mana, una 2-2 lifelink quando entra, macina 2 carte, quindi fantastica nel mazzo elfi perché manda gli elfi al cimitero. Or dunque, quale 2 drop a 2 vogliamo fare? La 2-2 menace oppure la 2-2 che dà rapidità? La 2-2 che dà rapidità abbiamo detto che scomba con Glenelendra Guardian. Ma in ogni caso non voglio bloccare perché il turno dopo sflashiamo Glenelendra e glielo mangiamo. Quindi piuttosto penso che farei Molar, così possiamo iniziare ad attaccare il prossimo turno. In realtà possiamo tradare e basta, chi se ne frega di sta Molar. Però no, Scout vorrei provare a mangiarglielo in combat se possibile. Quindi no blocks, l'avversario va a 22, noi andiamo a 18. E la plancia di gioco si cambia. Eclipsed Elf, quello è forte, 3-2, un 2x1 fisso, entra su campo di battaglia. Guarda, le prime 4 trovo un elfo, palude o una foresta e l'aggiunge alla mano. Speriamo che l'avversario bricca. No, ho trovato una palude, vabbè, però palude ci posso stare. Io direi di passare, cercare di bloccare la 3-2 e sflashare questa Glenelendra. Glenelendra Guardian, penso che non se lo aspetti mai, cioè, come on. Attaccherà con la 2-2, su, come on. Devi avere una trick. Se non è una trick, ti mangio la 2-2 gratis, opponent. Opponent? Potremmo anche provare a non fare questo trade. Ah, c'è una rimozione secca per Glenelendra Guardian, velocità instant, ai nameless immersion. Al solito, quando gli avversari potrebbero essere puniti per qualcosa, non vengono mai puniti perché hanno sempre il bailout, somehow. Terra, passo, va bene. Noi credo che possiamo addirittura fare Tweeze sulla creatura dell'avversario. Perché se no dovremmo fare Recluse e bounzargliela. Però non mi entusiasma particolarmente come opzione. L'avversario la ricasta, macina altre 2 carte. Vorrei fare un turno efficiente. Con Tweeze non vorrei scartare niente, a dire la verità. Potremmo passare con Thirst e Tweeze aperto. In base a quello che fa l'avversario decidere, prenderà altri 2 danni. Non dovrebbero essere la fine del mondo. Anche se è la fine del mondo il fatto che l'avversario vada a 26 e facciamo un po' di difficoltà. Davvero non ce ne sono tante di rimozione a velocità instant, eh? Inversion è un uncommon. Per questo mi dispiace davvero il fatto che abbia avuto la esatta rimozione per Glenelendra Guardian. Dawn Hand Eulogist. Ecco, magari questo qui è un target migliore per Tweeze. Un avversario macina, 3 carte. Siccome ha un elfo al cimitero, allora mi fa Drain Life da 2. E macina Grave Shifter, che spero resti al cimitero, altrimenti sarà un po' un problema. Tweeze 100%. E in realtà forse l'avrei dovuto fare Tweeze in risposta al trigger, perché adesso l'avversario può fare Blossom in defense. Ma qualcosa mi dispiacerebbe tantissimo. Fortunatamente non succede. Non voglio fare scarto pesco perché le terre mi servono. Non c'è niente che io voglia scartare dalla mia mano. Lava Leaper. Possiamo fare Lava Leaper e Torchmaster. Perché no? Però tappami bene, Arena, por favor. Quindi Lava Leaper ti attacca per 4 perché dobbiamo iniziare ad attaccare in qualche modo. E poi Torchmaster passo. Che ne pensi di questa rara? È mediocre, però è un elementale, e quindi perché no? Cioè, adesso l'avversario ha 1000 mana, però immagino che non abbia troppo da fare. Poi, chiaramente, se fa il comando Golgari ha vinto. Però se si limita a fare questo... O ce l'ho, questo, il fatto che raddoppi il mana e che quindi possa tappare 5 per dare più un elfo, in realtà è qualcosa. Oh, poi ovviamente, ragazzi, se il giocatore di elfi fa creatura removal, creatura removal, creatura removal, praticamente basta. Cioè, già ho avuto la risposta perfetta per essere bailato. Tra l'altro questa cavalry non mi fa bloccare con Torchmaster, quindi adesso stiamo andando a 6, essenzialmente. Esatto. E da questa cosa semplicemente non ne usciamo, questo è il senso. Non gli raccontiamo niente. Cioè, purtroppo ho trovato il mana sync. È più o meno autoloss. Ah, in realtà questo game lo potevamo riprendere se non avessi avuto il mana sync. Col mana sync abbiamo perso e basta. Perché adesso cosa gli racconti? Lo bouncy, lo ricasta. Ciao. Devo tipo fare Thirst for Identity e trovare una rimozione per Cavalry. No? Peschiamo. Troviamo Infinite Recluse. Discard a creature card. Scarteremo... non lo so. Quanti mana abbiamo? 6, 8, 9. Quindi possiamo fare 1, 2, 3. Potenzialmente. Questo lo bounzo. Ma Cavalry lo dobbiamo bloccare sempre, perché questa creatura non può essere bloccata da più di una creatura. E da P2P2 un elfo, l'avversario il turno dopo stappa con 12 mana, quindi può dare P2P2 a lui e a lui. Quindi non ne usciamo mai, tipo. A meno che non ci bounziamo Lava Leaper. E poi a quel punto consideriamo questa come una 6-6. Ma lo stesso non riusciamo mai a toglierla. Cioè, non possiamo mai uscirne da questa situazione. Dovevamo avere una rimozione per Cavalry.
Ma purtroppo non l'abbiamo trovata. Ce l'abbiamo, by the way, abbiamo Feed the Flames e Blossom Bind. Forse se resistiamo un turno, somehow l'avversario deve investire 4 mana per ricastrare Cavalry. Quindi magari scartiamo... Scartiamo. Guildweaver stesso. Guildweaver dà un mana in realtà. Possiamo fare Recluse e bouncare tutto quanto. Solo che dà anche rapidità alle creature questo. Questo è il problema. Questo, Terra, Guildweaver. Recluse. Ti bounce questo. Ma tutto questo tempo non ce ne siamo fatti niente. Potremmo anche scombare infinito. A fare Recluse into Recluse. E continuiamo a bouncearcele. Ma ovviamente non porta da nessuna parte. Possiamo bounceare il nostro stesso Lava Leaper. Così da togliere rapidità alle creature dell'avversario. Ma credo che ci troviamo in una opzione in cui dobbiamo fare tipo Champ. Oppure tipo attaccare con 1, 2 e 3. Questo lo lasciamo per ciampare questo. Questo lo lasciamo per bloccare questo dopo che ha preso P2 e P2. E top deckiamo Blossom Bind. E quello è il nostro out, in teoria. Perso da una comune, by the way. Oh, and by the way, perso da una comune. Ricordo che questo qui non può essere bloccato da più di una creatura. Adesso l'avversario ci attacca, non lo posso bloccare con fare doppio blocco. Devo bloccarlo con Torchmaster. Se casta pure questo lo blocco con Guildweaver, così che anche se lo pompa lo porta a casa lo stesso. Blocco. Vai travolgere opponent, no. Ok. Se peschiamo Blossom Bind vinciamo, by the way. È una rimozione secca per Cavalry, vinciamo. Feed the Flames è una rimozione secca. Purtroppo non la possiamo fare adesso perché la pompa è risposta. Però sicuramente possiamo farla nel turno dell'avversario. Hai dei pareri a caldo su questo Limited? È ancora troppo presto? No, è ancora troppo presto. Però forse ce la possiamo fare. Questo è stato l'ottimo top deck che dovevamo fare. Vabbè, questa qui è una 4-4 in difesa, quindi dobbiamo, penso, passare e basta. Yes. Il problema di questo è che può pompare 2 volte con Cavalry. Tra l'altro, se dovesse fare un'altra terra, può pomparlo triplo, quindi Feed the Flames non lo rimuove mai. Mai nell'esistenza, a meno che Twilight Diviner ha 3 mana, una 3-3 Surveil 2, quando uno o più altre creature entrano su campo di battaglia se sono entrate o se sono state castate dal cimitero, crea una copia di bla bla bla. Vabbè, questa qui è una 3-3 che fa Surveil 2. For all intents and purposes. Forse ce la possiamo fare, attenzione. Anche perché adesso si è bruciato forse un mana extra che gli esplode dalla combat. Può fare doppio pump. Però adesso se pompa la creatura con lifelink, noi possiamo bloccare la 4-4. Infatti. Forse le la portiamo a casa. Perché quella lì è una 8-8. Quindi possiamo tipo bloccare con la 3-2. Volendo. E le la portiamo a casa. Attacca con l'uno e con l'altro. Con l'uno e con l'altro. Quindi possiamo fare una cosa tipo... Blocco. Blocco? Una cosa del genere. Essenzialmente sarebbe tipo un 2x1, perché l'avversario mi mangia lui probabilmente, però mi porta a casa Cavalry. Questo è il senso di questa mossa. Eppure stiamo io con una 4-4 e una 3-2. Può fare doppio pump, no? Se pompa questo e basta e va ai danni, lo facciamo risolvere. E poi li facciamo Feed the Flames dopo. Forse blocco con Lava Leaper piuttosto, però delle rapidità alle mie creature posso esserne intenzionato, a dire la verità. Però poi Lava Leaper non attacca mai più. E io farei questi blocchi. Vediamo l'avversario cosa fa. Così li portiamo a casa anche Diviner. Però. Perché solo deve pompare risposta, Cavalry. È comunque un 2x1. Però tradiamo anche Diviner per Recluse. Se non ha altro, Se non ha altro. Ovviamente se ha modo per dare Hexproof perdiamo. Però dobbiamo levare Cavalry in qualche modo dal campo di battaglia. Ha una carta in mano. Vediamo quale sarà. Ha un altro pump. Perché ha 5 mana a disposizione. Opponent.
Devi pompare cover in risposta. Non ne esci. Perché se pompi Diviner mi mangi Recluse, però poi a me sopravvive la 4-3 Trample, a te non ha senso. Devi comunque rifare pump su se stesso. No, questo non ha senso, opponent. Perché, cioè, così mi hai mangiato la 3-2, però mi è sopravvissuta la 4-3 Trample. Che senso ha per te? Nessuno. Trapassi. Tar down for what? Attenzione che forse lo riprendiamo sto game. Attenzione che forse lo riprendiamo sto game. Quanti danni sono? 12, 18. L'avversario deve bloccare. E poi noi restiamo a 1. Però poi l'avversario ha rapidità tutte quante le creature. Quindi in realtà lui attacca sicuro. 6, 10, 18. Così l'avversario è costretto al champ. E mi resta comunque la 3-2 in difesa. Yes. That's the point. Devi pescare molto bene, opponent. Se top deck ha vinto, però anche noi abbiamo fatto tipo una serie di top deck incredibili. No, c'è la removal, no! No, 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 no. Removal into creatura dalla cima, abbiamo perso. No, così no, meno male. Uff, 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 uff. Rematina, rematina, rematina. No, 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 creatura. Questo blocco, opponent. Questo chi se ne frega, opponent. Let's go! Cosa ne pensi di Lava Leaper? Sbroccato. Sbroccato, era l'unico modo in cui potevamo vincere questo game. Che comeback, l'avversario ha 30.000 vite, era tipo l'unico modo in cui si poteva vincere questo game. Attenzione, le elementali, le remate elementali. Abbiamo pescato tipo da fenomeni, Cioè, che comeback, ma Arena ci ha proprio detto: guarda, questo game voglio proprio fartelo vincere in ogni modo. Dovevamo giusto acchettarci quei blocchi. L'avversario ha sbagliato a fare il pump. Si è salvato la 3-3 quando doveva portarmi a casa la 4-3 travolgere. Ci vuole skill per pescare così bene. Lava Leaper Impulse Draw. Bene, bene, prendo nota. Lava Leaper, se fosse stato un altro qualsiasi tipo di creatura, non sarebbe mai stata all'interno del mazzo. In realtà con doppio Lava Leaper dovremmo giocare più peschini. Probabilmente dovevamo prendere il pesco 3 scarto 1. Rowing. Infatti, cioè, come potremmo approfittare dei 1.000 milioni di mana? Non ne abbiamo tanti di modi. No, non ce l'abbiamo. Ci ho detto, si kippa questa mano, sì, perché Scrounger fa i tesori. Prima o poi lo troveremo mana blu, no? Right? Prima o poi lo troveremo mana blu, right? Le hanno messe in vendita le basiche di basta farmi questo downhand dissident. Ogni volta lo devo spiegare. Che no, è già la terza volta che me lo fate. Un mana 1-2, tappa, fa blight 1, surveil 1. Tappa Blight 2, esilia una carta da qualsiasi cimitero e può castrare le magie esiliate che l'avversario controlla, quindi creature che è esiliato dal suo stesso cimitero, se oltre a pagare i costi di mana, inoltre toglie 3 segnalini dalle varie creature che ha. Comunque sia, Terra Scrounger passo. E il turno dopo faremo probabilmente, metto... Tutti quanti elfi hanno fatto comunque... si è esiliato Eulogist. Questa qui sarà una bella carta. Vedremo che 4 mana 3-3 menas che quando entra macina 3 e fa Drain Life da 2 non è per niente una brutta uncommon. Vabbè, comunque sia, facciamo un treasure. Potremmo anche fare Travelers prima e poi fare Guildweaver e con Travelers facciamo doppio treasure. Does that even make any sense? I don't think so. Potrebbe in realtà. Perché Scrounger fa blight su qualsiasi creatura. Quindi adesso facciamo Travelers. Passo il turno dopo, facciamo -1/-1 su Travelers. Diventa una 2-2 volante, comunque sia accettabile lo stesso come body. E poi facciamo Guildweaver, facciamo doppio treasure. Possiamo fare tipo Glendra protetta il turno dopo. Non mi dispiace in realtà. Ieri hai perso il draft perché hai skippato Boggart Mischief. Ero assolutamente certo che mi sarebbe willato. Nessuno stava facendo Goblin. Goblin era apertissima al tavolo. Sembrava troppo imbecille che non willasse Boggart Mischief. Però effettivamente è successo così. Qualcuno l'avrà preso all'interno di fatine dicendo: ah, what the fuck, Drain Life.
Faccio 2 goblin a 3 mana. Che non ha alcun senso. Comunque, Vinebread Brawler. Quando attacca must be blocked evable. Quando attacca un altro elfo che tu controlli prende +2/+1. Quindi pusha altri danni. Però nel frattempo lo bloccheremo con cose varie. Vabbè, mettiamo un segnalino sui Travelers. Terra. Guildweaver faccia 2 treasure. Però poi i Guildweaver devono bloccare i Brawler. In realtà lo blocco con Scrounger. Avremo 3 treasure per terra. Che sono i nostri unici modi per fare mana blu. Must be blocked evable. Quindi piuttosto in realtà lo voglio bloccare con Spikeling. Potremmo castare Spikeling e provare a bloccare Brawler. E poi abbiamo Glenendra Guardian per ambushare. Per se faccio Guildweaver adesso poi i treasure me li devo spendere. È vero che faccio doppio treasure, ma non è tutta quanta sta cosa fantastica. Quindi io direi di attaccare con i Travelers per prima cosa. 2 danni a te. 2 damages to you. Spikeling passo. Anche perché così abbiamo la combo Scrounger più Glenendra Guardian. Se dovesse sopravvivere, Vabbè, l'avversario fa un altro Blight. Blight 2, Blight 1, Surveil 1. Ok. Credo che il suo obiettivo dovrebbe essere quello di rianimare Eulogist. Che ha macinato? Dai. Puoi vedere Stoic Grow Guide dalla cima. Così lo puoi esiliare e fare un elfo extra. È tipo l'unica carta che fa value dal cimitero. A comune. Però somehow ci è riuscito. Ci ho detto, opponent. Cosa succede? Sto cercando di giocare attorno a questo, no? Questo mi pusherà dei danni. Whatever, darà +2/+1 a quest'elfo con lifelink. Guadagnerà 3 vite, l'avversario ce ne faremo una ragione. Però se mi dovesse sopravvivere Scrounger, facciamo un altro tesoro, oppure peschiamo un'isola, oppure, non lo so, qualcosa di divertente. Come on, opponent. Let me untap. Fantastico, tutti quanti con i... No, Champions of the Perfect. Tap Enchanted Creature. Enchanted Creature can become untapped and can't have counters on it. Champions of the Perfect è una carta fortissima, non possiamo mai uscirne. Come costa addizionale Behold an Elf and Exile it, quindi si è esiliato questo. E da questo momento in poi ha Glimpse of Nature. Ogni creatura che casta pesca una carta, quindi farà Elf Ball. Continuerà a castare elfi e a pescare tutto il mazzo. Ma una 6/6 semplicemente non la battiamo. Perché Blossom Bind non toglie l'abilità, Blossom Bind. La tappa e basta. Ma la parte forte di questa carta non è il fatto che sia una 6/6. È il fatto che adesso farà Elf Ball. E non credo che ci sia Volantina che può reggere tutto questo. Quindi Glenendra Guardian, ok. Stappiamo. Credo che adesso non metterò il segnalino con Scrounger. Mi limiterò a fare Guildweaver passo. E fare 2 treasure con Travelers. Quasi che facciamo un Blossom Bind lo stesso su Champion of the Perfect, così che possiamo attaccare con Spikeling e cercare di pushare danni. Anche perché la 6/6 non può farci Blight sopra, dal momento che ha Blossom Bind. Peschiamo Zealot. Zealot vorrei castarlo prima o poi. Zealot è una 6/5 che quando entra esilia la prima carta, fino alla fine del tuo prossimo turno la puoi giocare. È complicato sto turno. È veramente complicato. Perché potrei mettere un altro segnalino su Glenendra Guardian e fare un altro treasure e poi fare Guildweaver e fare altri 2 treasure. Poi fare Blossom Bind, ma lo stesso non potrei tenere aperta l'attivazione di Glenendra Guardian, il che mi dispiacerebbe. Quindi piuttosto non faccio Blight 1 e non faccio Blossom Bind su Champion of the Perfect. Tanto se mi attacca per 6, whatever. Mi attacca per 8 perché attacca con Brawler. Tra le altre cose. Complicato, questo turno è veramente complicato. Tra l'altro se faccio Blossom Bind, l'avversario in risposta può fare Blight 2 e Dissident su Champion of the Perfect. E poi rimuovere i segnalini dopo. Con Blossom Bind on the stack. Veramente, 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 veramente complicato questo turno. Io un treasure lo faccio lo stesso. Un treasure lo faccio lo stesso e poi attacco. Con questo e questo, che sicuramente non ci blocco con le volanti. 3 danni a te. Guildweaver. 2 treasure. Blossom Bind passo. Per forza.
In risposta, Blight 2 su Champion of the Perfect. Lo sapevamo. Voglio dire, l'avversario è un po' stuck on mana. Infatti adesso se è saggio fa Survey Luna e lascia terra in cima. No, si esila Eulogist, così il turno dopo lo casta dall'esilio. Però se casta gli Eulogist dall'esilio, il suo turno finisce là. Fa Drain Life e basta. E comunque è complicata come ipotesi. Comunque è complicata. Quindi fa attiva Dissident, casta questo, va bene. Pesca una spell, macina 3, fa Drain Life. Meno male che si è macinato una rimozione. Peschiamo Tweeze. Tweeze è fantastico in questo spot, a dire la verità. Voglio mettere un segnalino su una creatura che controllo. A sto punto continuo a metterli comunque su Glenelendra Guardian. E possiamo a questo punto anche attaccare con Guild Weaver. Però quasi che faccio Zealot prima. Questo può rivelare altre terre dalla cima. Però se dovessi fare... Questo qui rivela 2 spell per via di Travelers. Quindi entra, esila 2 carte dalla cima. Fino alla fine del mio prossimo turno le posso giocare. Però se faccio Tweeze adesso su Eulogist posso attaccare con 1, 2 e 3 volendo delle creature appiedate, oltre alla volante ovviamente. Che forse è leggermente meglio. L'avversario in risposta può fare Blight 1 su Eulogist. Però a quel punto ci posso stare. Così lasceremmo aperta l'attivazione di Glenelendra Guardian. Glenelendra Guardian per togliere i segnalini ha necessariamente bisogno di un target. Cosa che non abbiamo. Perché non ha voluto mettere in risposta i segnalini? Perché vuole tradare Dissident per Scrounger? Ma quasi che glielo farei fare, a dire la verità. Tradare Dissident per Scrounger. Non sono opposto a questa cosa. 1, 2, 3 e 4. Tanto ho finito a mettere i negative 1 counter su Glenelendra Guardian. Questo va bene. Ah, prende e basta. Va bene, fine. Comunque ti tramplano 2 danni, sono 6 a te. No, non ce la facciamo. Champion of the Perfect, too good. L'avversario sta a 9. Deve castare non-creature spells. Se casta non-creature spells ci dà il modo di tornare nel game. Però... Ah, perché l'avversario non ha letto Blossom Bind. Can't have counters put on it. Adesso stava pensando l'avversario, c'è una bella C6 su cui continuare a fare Blight. Vai, vai. Fai Blight 1 su Dawnhand Dissident. Ti porterà sicuramente bene questa cosa. Vabbè, adesso l'avversario c'ha 5 mana. Dai, dai, come fa a fare 2 Survey Lune e mandare al cimitero 2 Stoic Grow Guide? Che senso ha? Qual è la probabilità? Cioè, cose che succedono solo su Arena. Pesco. Devo chiudere di volanti adesso, questo è il senso. Ah, pesca solo una carta? Va bene. Va bene così. Ci posso stare così. Ci posso stare. Pesco. Isola. Fantastico. No, basta fare Blight. Non li voglio più i treasure. Mi bastano. Decline. Attacco. Combat. 2 danni a te. Con Travelers. Giusto? Niente dell'avversario, è rich. Ok. Ah, ma adesso l'avversario fa Blight 2 e poi ricasta. Sto Dissident è un disastro. Questo, esilo 2 spell. Magari troviamo un bel Lava Leaper, che non fa niente in questo spot. Esilio 1 e 2, yes. Terra. E... Boulder Dash, fantastico. Boulder Dash il turno dopo lo devasta l'avversario. Dai, dai, dai che ce la facciamo. E dopo questo turno non andremo mai più tapped out di Glenelendra Guardian. Quindi essenzialmente l'avversario non potrà... infatti si deve esiliare Eulogist perché deve recuperare le vite adesso. Deve recuperare le vite e deve trovare la rimozione per Glenelendra Guardian. Se no non potrà più castare spell non creatura per il resto della partita. Vabbè che chi se ne frega, l'avversario continua a castare creature. Infatti adesso sta controllando le creature per decidere se fare rimozione sulla 6-5 oppure su Guardian. Eccola là. Mi ha esiliato la 6-5, va bene. Dopodiché comunque Boulder Dash lo posso castare. Magari l'avversario pensava che esilando la 6-5 ne perdessi.
il controllo. Che sfortuna per un mana. Avevamo aperto Guardian e canteravamo questa, vincevamo praticamente on the spot. Va bene. Maci 1, 2, 3. Trigger. Va bene. 9 a 16. E adesso dobbiamo vincere di Race Volante. Che potremmo farci? Io direi prima di tutto di tradare questo, perché non voglio prendere altri danni tramplanti. E basta. Basta. Dopo questo turno intendo. Andiamo a 12. Alright. Stappo con Guardian. Purtroppo trovo un'altra isola dalla cima, il che è un po' un problema. Mi decline. Terra. Boulder Dash non lo posso sfruttare in nessun modo. In realtà posso attaccare con Travelers e Scrounger. E se l'avversario blocca Scrounger posso fare Boulder Dash. Cioè se lo blocca con Eulogist, questo è il senso. Posso fare Boulder Dash, un danno a Eulogist e 2 danni a Dissident. I trucchetti di Dissident sono finiti. In ogni caso, anche se l'avversario non dovesse bloccare, farei 2 danni a Dissident e 1 danno alla faccia. Ma questo va benissimo come trade. Questo va bene. L'avversario non può castare spells, non creatura. Boulder Dash. 2 danni qua, 1 danno qua. In risposta fai Surveil 1. E alla fine della fiera, tu sei a 7, io ho 2 volanti. Tu non puoi castare magia non creatura, però qualsiasi creatura che casti peschi con Champion of the Perfect. Quindi alla fine... Perché non ha tenuto in cima a Bristlebane a Trider? È un clock velocissimo. A te quello serve, un clock velocissimo, opponent. Forse a un certo punto possiamo metterci a fare Glenendra Guardian sulle nostre stesse spell. Potrebbe mai avere senso? Ah, vabbè. Questa mi sembra abbastanza ingenua, opponent. Come giocata. È chiaro che te la countero. Grazie. Vabbè, l'ha cantrippata, quote on quote. Però anche mi ha regalato un segnalino su Glenendra Guardian. Il che non è il peggio. Dopodiché... Devi castare le creature. C'ha un bel mazzo l'avversario, eh. C'è da dire. Non so perché non ha tenuto questo in cima. Troppo ingenuo. Questa carta l'ha salvato, eh. Ha fatto doppio Drain Life. Doppio Blight Rot. No, opponent, no. Te le counterò tutte. C'è una terza rimozione? Secondo me c'è una terza rimozione. Ha fatto tipo un 3x1 questo Glenendra Guardian. Ci sto. Ci faccio. Cos'è? Murderous Cat. Cosa si sta guardando il cimitero? Fa Delve, Murderous Cat. Unbury. Su quelle due. Ok. E dopodiché? E passi. Ma così va bene. E dai, Arena, però, dai. Qualsiasi cosa top deckavamo, avevamo stravinto. Mannaggia la miseria. Terrapasso, perché dobbiamo fladare ogni singola volta? Cosa ho fatto io di sbagliato nella vita per fladare ogni singolo game della mia esistenza? Cosa ho fatto io di sbagliato? Mannaggia la miseria. Ma perché? Master Early Access è tutto così. Si gioca a Magic e fladiamo male. Fladiamo male. Va bene. Va bene. Forse ce la facciamo lo stesso. Anti-sentence. Te lo countero, peschi una carta. Not lucky top deck. Not at all. Ok, mo sono finiti i counter. Al terzo negate che t'ho fatto sono finiti i counter. Finiranno le spell per il mio avversario prima o poi. C'ha 7 carte nel mazzo, le ha pescate tutte. Le ha pescate e o macinate tutte. E mo fa una vratta per forza, perché sennò cosa si è tenuto a fare? E mi leva Glenendra Guardian. Va bene. Ha somehow fatto 4 rimozioni di fila dalla cima. Possiamo ancora vincere, by the way, eh. Ah, questo spacca. In realtà potrebbe perdere di Champion of the Perfect, immaginarsi l'intero mazzo. Ah no, perché adesso si spacca Loss and Bind, resta con una 8-8 e perdiamo, essenzialmente. Perdiamo direttamente il turno dopo. Flame Chain Mauler. Se soltanto l'avessi pescato il turno prima. Prende più lupi 0 Menace. Va bene, mandiamo a 1 lo stesso l'avversario. Così perdiamo però. Da questo. Quanti removal ha? Boh, tipo infiniti. Cioè, facciamo questi eventi e andiamo sempre contro, tipo, il demonio. Perché, cioè,
Solo il demonio può avere questa sequenza di rimozioni da BG, eh. Ha fatto tipo tutte le carte che gli servivano nella sequenza che gli servivano nella fase della partita in cui gli serviva quel determinato tipo di carta. Questo è il senso. Quindi prima tutte quante le creature con Chamber of the Perfect, poi tutte quante le spell. Vabbè, in ogni caso, attacchiamo con i Travelers. E poi facciamo Moller, ci blocchiamo Perfect e passiamo. Perché l'avversario è un Drain 2, noi siamo a 9. Sì, 17 lande si sentono un po' di più rispetto agli altri formati, ma che fai, ne giochi 16? Non credo sia molto intelligente. Moller passo. Magari l'avversario non attacca con tutto. Magari diventa greedy. Anche perché Eulogist macina 3 carte, non è free da giocare Eulogist. E questo è mandatorio, eh? Questo è mandatorio. Draw a card. Quindi adesso l'avversario va a 4, poi va a una carta nel mazzo, dopo che ha macinato. Non è scontato. Chiaramente se fa una rimozione, ora vedete tutte quante le terre. Chiaramente se fa un'altra removal abbiamo perso, però possiamo anche pescare un botto, eh. In realtà mi sa che li abbiamo visti entrambi, Tweeze e Boulder Dash. Quindi non abbiamo troppi altri modi. Vabbè, quello attacca. Perché attacca solo quello? Ci blocchiamo lo stesso. Ci blocchiamo lo stesso. Vinciamo di macchina. No, ma mandarmi a 1 per l'avversario è ottimo, in realtà. L'avversario ha un attacco, eh. Se peschiamo una spell... Dai! Una spell vincevamo, eh. Forse vinciamo anche così. 3-4. Se non è una rimozione abbiamo vinto lo stesso. Perché non può castare creature. Deve avere una removal. Se no ha perso di macina. Che sta guardando il cimitero? Fa un'altra Berry. Ma quello non fa niente. Non puoi castarle. Se le casti hai perso, opponent. Deve avere una removal. Se ha una removal ha vinto, se no ha perso. Blocco. Blocco. Vado a 2. Good game, opponent! Perdi di macina, opponent! Let's go! Perché Champion of the Perfect è mandatory, devi pescare la carta per forza! Questo Eulogist è lethal, però perde con la creatura on the stack! Allucinante, incredibile. Non avrei mai pensato di chiudere. Non avrei mai pensato di chiudere l'avversario di macina al quarto draft di questo set. No, se l'hai ricordato e come del trigger obbligatorio. Incredibile, incredibile, che partita. Con la fladata allucinante ce l'abbiamo fatta lo stesso. Salvati la fatina, senza la fatina non andavamo da nessuna parte. Bel mazzo mil che hai fatto, Kami. Let's go, let's go. 2-0 con elementali, ma proprio per il rotto della cuffia questo game. You go first. Niente, non ce la facciamo proprio a pescare le mani giuste. Non posso chippare 3 drop a 2 rossi senza rosso. Dai, su, come on, you go first. Questa mano va bene in realtà. Questa mano va bene, metteremo sotto Guildweaver probabilmente. Screw Color into Flood, che game. Metteremo sotto lui, penso, per forza. Che devo fare? Tra l'altro abbiamo pure la combo tra Torchmaster e Gnandra Guardian. Volendo. Possiamo avere più counter di... Perché la ce l'hanno tutti? È incollata alle mani questa carta. What does it mean? Passo. È forte, eh? Cioè, come abbiamo visto ha fatto un sacco di value, ma è la quarta volta che me la fanno, no joke. E Iron Shield Elf, che è tipo imbattibile, perché scarto una carta, questa creatura prende indistruttibile fino alla fine del turno, quindi cosa le racconto? Niente. Passo. Ah, non posso battere questa carta. Ho un Blossom Bind all'intro del mazzo. E il secondo turno la partita è già finita. No, come ne usciamo? Dovrei tipo racearlo, ma non ce la faccio mai. Devo fare Gnandra Guardian e dare le rapidità a attaccare per 1. Partita bellissima, comunque sebbene Guardian sia fortissimo, anche Champions of the Perfect vince da sola, assolutamente.
Pure Monka che non può attaccare. Col senno di poi il fatto che non abbia potuto attaccare per così tanto tempo è ciò che mi ha fatto vincere. Assolutamente sì. Per questo ci ho tenuto a fare Blossom Bind. Va bene, l'avversario tiene in cima. Dissident ha già un pallino -1/-1 sopra. Attacca con Iron Shield Elf. Va bene. Non possiamo raccontargli assolutamente niente. Se blocco l'avversario scarta mi mangia il pezzo gratis. Prendiamo danni. Che dobbiamo fare? Dopodiché Gangly Stumpling, va bene, facciamo Glendra Guardian. Segnalino, questo risolve, passi. Attacchiamo con Guardian, troviamo Squawk che è un buon bloccante per Elfo, ma il problema sfortunatamente per noi è che... Decline, 2 danni a te. Il problema è che dopo che l'avrò castato l'avversario quasi sicuramente avrà una rimozione. Se questo non dovesse venire rimosso... In realtà il board lo regge praticamente da solo, blocca l'intero board avversario. Quasi per questa motivazione facciamo prima i Travelers, su quale sia la tribe migliore. Elfo sembra quello più utilizzato, sì, ma penso sia più un'emozione del primo momento, insomma, che la gente stava aspettando a montare mazzi elfi. Oppure semplicemente che Arena fa aprire Dawnhand Dissident a chiunque, come Paccuno Piccuno, che ci può anche stare. Vorrei slowrollare Skullcruster, perché è davvero così tanto importante. È molto meno importante i Twin Flame Travelers, a dire la verità. E così magari posso arrivare ad un punto in cui ho Skullcruster protetto da Glendra Guardian. Potrebbe essere un'idea, perché anche se dovesse fare rimozioni di Travelers, comunque sia il blocco di Torchmaster su Stompling, della 2-2 sulla 4-2 tramplante. Solo che qui è dove veniamo divorati vivi da Dissident, perché poi farà Blight 2, esila una carta dal cimitero, poi la ricasta, bla 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 bla, e quindi non ne esci fondamentalmente mai. Io questo blocco lo faccio. È vero che è una combo con Glendra Guardian, però anche non vorrei prendere infiniti danni dalla 4-2 tramplante se possibile. Dopodiché, anche perché così non è che fa Blight 1 molto facilmente, con una 0-1 ed una 3-1 sul campo di battaglia. Ha bisogno di fare un pezzo un po' più beefy. Adesso fa Blight 1, si spacca Iron Shield Elf. Muoio dal ridere. Opponent. Posso pescare un elementale che fa un trigger? Non potrei fare Lava Leaper into Skullcruster. Però potrei fare Lava Leaper into Tengo aperta l'attivazione di Guardian. Il che potrebbe dire la sua. Opponent, puoi continuare a leggere Dissident quante volte vuoi. No, ma perché? Ma cos'è? Ma perché? Ma cos'è? Ma perché? Ma cos'è? Ma perché? Siamo stramorti. Quantomeno non moriamo il turno dopo. Quindi forse possiamo vincere di Collective Inferno. No? Random, diciamo elementale. Riparte il Mill. No, perderemo questa partita di Mill. Non vinciamo di Mill. Questo è Flash. No, con bocca e basta. Quindi dobbiamo fare sempre terra. Ti attacco in maniera abbastanza ignorante. Non vinciamo mai. No, sì, dai, è ridicolo. Rare Inturara la stessa in 2 game di fila. What does it mean? Makes no sense to me. Vabbè, 2-4 double strike. Col senno di poi avremmo dovuto fare questo il turno prima, piuttosto che la 3-3. È vero che adesso non avrebbe attaccato, però avremmo tenuto a bada la 4-2 tramplante. Boh, non lo so. Who knows? Who cares? Perché senza questo, in realtà, se l'avversario si limita a fare, che ne so, attacco ti manda a 3, faccio una creatura, Twilight Diviner tra l'altro è un'altra di quelle rare che ci hanno già fatto, che fa i token di creature che entrano dal cimitero, quindi avrebbe scombato con l'altra rara, con Dawnhand Dissident, che però si è macinato. Vabbè, fa Surveil 2. E se dovessimo trovare... Cosa dobbiamo trovare? No, in realtà niente, basta. Vivid ci può stare anche in bicolore. Perché abbiamo le spell ibride. In realtà questa carta la giochiamo perché è un elementale, non perché abbia Vivid. Perché sia un elementale con double strike. E quindi sinergizza con questo tipo di carte. Vabbè, 6 danni a noi. Andiamo a 6. Va bene.
Terra, perché no? I suoi turni rara uncommon, rara in sinergia. Capito? Cioè, a una certa ti devi fermare. Cioè, Terra. Possiamo castare questa tappando Glenendra Guardian. Questo fa il doppio dei danni e manteniamo aperta l'attivazione? Ma non penso. Penso che piuttosto dobbiamo fare... non tenere aperta questa attivazione. E fare Inferno e tenere stappata 1 e 2 volendo. E attaccare con questo e il turno dopo è Lethal, maybe. Non ho altri out. Se la persona ha una removal, è una removal. Oh, una removal. Cioè, voglio dire, se tutti quanti dovete portare da casa i mazzi costruiti, facciamo difficoltà a vincere l'evento streamer. Cioè, noi non abbiamo trattato un brutto mazzo, by the way. Vai. Tecnicamente, se non moriamo in questa combat, cosa di cui dubito fortemente perché basta una qualsiasi rimozione all'avversario, ma tecnicamente se non moriamo in questa combat e top deckiamo un botto, vinciamo. Tecnicamente, cioè, giochiamo attorno agli out. Gli out sono questi. Cioè, deve fare una creatura con Reach, se no non ne esce. Peccato che abbiamo mulligato. In realtà se avessimo avuto questa, forse l'avremmo potuta vincere. Questa 4-3 tramplante poteva servirci in qualche modo. Ah, che dispiacere. Questa carta non si gioca di main. È forte solo a caso, come in questo spot. Ma vuoi che l'avversario non doveva avere anche la creatura che fa disenchant? Ah. E poi removal. And by the way, removal su Glenendra Guardian. Vabbè, ok, basta. Hai vinto tu. Sei più forte tu. Clap clap con la manina. Possiamo tornare a giocare ad un Magic normale oppure dobbiamo avere distribuzioni completamente irrealistiche di terre, di card quality degli avversari e cose di questo tipo? No, vabbè, la rimozione l'ha pescata di Chompling, a dire la verità. Non ce l'aveva in mano. Ecco perché l'ha fatta dopo. Ha fatto prima la 1-2, ha pescato, ha castato una creatura, ha pescato di champion e poi ha trovato spaccona volante. Ma in realtà bastava la creatura che fa Naturalize e mi spaccava l'incantesimo, cioè bastava già così, non c'era bisogno di altro. Già non potevamo più vincere, cioè senza questo è che anche se fossimo sopravvissuti un altro turno, comunque non potevamo più vincere, quindi avremmo perso eventualmente, basta. Vabbè, chippiamo questa mano, terra, passo. Il turno dopo, a 2 mana, una 2-2, passo. Il turno... Ma basta a fare elfi! Ma come fate a fare tutti elfi? Ma che noia, sono 4 game di fila che facciamo contro gli elfi. Basta! Devo fare Boulder Dash su questo? Questo dice che se c'è un elfo nel cimitero inizia a pomparsi. Hai giocato contro Raventurara. In tu mazzo che ha tutte le risposte. Di quanto è greedy far sopravvivere questo Safe Bright? Secondo me non troppo. Vorrei piuttosto tradarlo per Flame Chain Mauler, se possibile. Oh, ma nella comune ce la fanno a farla gli avversari? Oppure... Oh, finally, c'è una giustizia in questo mondo, finally, Mark Rosewater, mi hai ascoltato. Terra, caffè in fre, no, che era tè in fre, buono qui e buono qui. Tè. Oh, e che ci voleva a fare una cosa del genere? Passo. È una rara elfo. No, Eclipse Elf che va a trovare la rara degli elfi. By the way. Non è una rara, è solo un uncommon. Io ho trovato la rara, eccola qua, Lava Leaper. La facciamo adesso? No, perché poi l'avversario si svuota la mano e il turno dopo non ha alcun senso. Ci limitiamo a fare terra, ti attacco per 2. Se vuoi tradare la 3-2 per la 2-2 va bene. E poi Guildweaver, passo. Il turno dopo facciamo Lava Leaper into drop a 2, attacchiamo con tutto. Tra l'altro Lava Leaper raddoppia l'attivazione di Mauler. Quindi it's not the worst.
Guildweaver, passo. Go. Stupisci mio opponent. Perché senza questo prima li facciamo svuotare la mano, poi facciamo la Valiper e sinchiamo tutto quanto il mana nelle attivazioni di Moler. Ah, opponent, mi attacchi per 3? Hai perso. Sorpresa. Surprise. Terra. Facciamo la Valiper, abbiamo altri 3 mana. Possiamo bounzarli lui e attaccare con tutto. Ha mai senso? Ci può stare, poi trada Recluse per questo. Ma ci faccio. Ci faccio. I like it. Sbedebem. Lui, via. Botte. Ti torna in mano, opponent. Può tapparlo per fare mana verde in risposta. Perché ha preso rapidità. Dalla Valiper. Ma l'avversario non lo fa. Botte. Elementali aggro. Attenzione, la Valiper forse il suo senso ce l'ha. forse ci ripensiamo un secondino. Va bene, questo trade l'hai fatto. L'hai fatto. Beh, 6. 6 non sono tante vite. Garantito adesso hai mana infinito, Hai tipo 10 mana. Però hai 3 carte in mano. Devi fare il comando col Gari. Quello non è il comando col Gari. È una 6-6, Però adesso io posso anche stare in difesa e tu ogni mantenimento devi mettere Blight 2. Ah. Abbiamo perso? Close. Siamo close, ha perso. Meno male. Da 17 vite. Non mi sarei mai aspettato che Elfi avrebbe fatto un Goblin 6-6 e un Goblin 5-4. Random 14 e 2 16. Sopravviviamo a 1. Random, completamente random. Era letteralmente impronosticabile una cosa del genere. Meno male. Se no sai che rosicata. Tappo 4 rossi. E GG opponent. Good game opponent. Però dovremmo andare in full control. E tappare così. Bravo. Yes, resolve. E poi così. In realtà potevamo limitarci a vincere. Basta, però. Proviamo a fare quanti più danni possibile. For fun. For the fun of it. Botte. No, non voglio mettere segnalini e dare rapidità. Le mie creature hanno già rapidità. E da notte diventa giorno di colpo. Basta, andate a giocare gli elfi da un'altra parte. Mi avete rotto le scatole. Voi i vostri elfi, come potete essere così banali? Come potete montare tutti quanti lo stesso mazzo? Variate. Un po' di varianza. Orsù. Ci vuole sperimentazione. Qualcuno che mi tira fuori un bel mazzo alberi. Orzhov alberi. Boros alberi. Gli alberi, dove sono? Tirateli fuori. Oh. Come on. You go first. Cioè, sto mazzaccio è un po' bruttino, Stiamo giocando a 2 mana una 2-2, a 4 mana una 4-3. Forse non è il massimo questo mazzo. Forse ci ha detto un po' bene a stare 3-1. Però ce lo facciamo piacere. Che palude il turno dopo foresta. Che creatura facciamo? Spikeling perché ha First Strike? Penso di sì. Anche perché conviene attualmente variare. Foresta, elfo. Che palle. Che 5 game di fila. Cioè, è un Truman Show. È una presa in giro, Come on. Arena, perché mi dai l'early access per essere preso in giro così? Che devo fare adesso? Non posso attaccare, tra l'altro a random mi fa Iron Shield. Cioè, non sono neanche elfi forzati. Cioè, quando elfo era aperto al tavolo e hanno lo stanco il nazzo ogni volta. Cioè, qual è il senso di questa cosa? Vabbè, Torchmaster passo. Non posso attaccare ancora una volta perché è una 3-1 indistruttibile. È vero, adesso abbiamo Doran e Betor. Possiamo fare il mazzo Big Butts. Quote on quote. Va bene, che succede? Ti attacco con la 3-1. La Midnight Healing va bene. Fa anche Overgrown Tomb, che non è che faccio tutto quanto questo granché, ma still.
E passi, non può attaccare. Non credo che tradi. Esatto, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Or dunque... Vabbè, Guildweaver passo. In realtà Guildweaver into Zealot non è il peggio, eh. C'è da dire questa cosa. La pensare allo stop perché chiaramente può scartare una carta per questo. No, non prende rapidità, però lui potrebbe prendere rapidità il prossimo turno, eh. Una 5-4 rapida non mi dispiacerebbe. Passo. Questo a maggior ragione. A maggior ragione. Rese e cambia oppo. No, 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 no. Dai però, cioè, ma non è possibile. Vabbè, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ah, cioè, questi qui non sono mazzi draftati. No? Ah. Cioè, tipo hanno dato dei sealed, degli elfi già preformati ai nostri avversari. No? È tipo un Midweek Magic che ti danno i mazzi precostruiti. Deve essere una cosa del genere. Cioè, non è possibile... Cioè, a un certo punto va bene il meme, lo sfotto e tutto il resto. Ma 5 avversari di fila che fanno elfi e fanno tipo solo rare e uncommon in synergy. Cioè, mi smella un po'. No? Abbiamo perso. Questa carta è imbattibile. Ogni elfo che gli entra sul campo di battaglia mette un segnalino su una mia creatura. Come ne esco? Non ne esco. Tappa 3 elfi, prolifera. Non posso neanche attaccarlo con questo, mettendo un segnalino per dargli rapidità, perché altrimenti prolifera e me lo spacca. Ciao, Psyduck, ciao. Mi metti in sottofondo mentre impazziamo dal livore per questo formato. Vabbè, cast questa carta. Vediamo di trovare una delle... Praticamente abbiamo tipo il mono Feed the Flames per levare High Perfect Morcant, se l'abbiamo perso e basta. Non lo possiamo battere quella carta. Questa cosa si rivelerà essere una delle bombe più clamorose del formato, probabilmente. 4 mana 4-4, quando lei o ogni altro elfo che controlli entra sul campo di battaglia, distribuisci segnalini sull'avversario. GG! Dai, Feed the Flames dalla cima! Come on, come on, come on! I know you want it. Tra l'altro potevamo anche portare l'avversario un po' basso se non avesse fatto Iron Shield Elf. Se fosse stato Lava Leaper, purtroppo non fa niente in questo spot. Ups, cosa? Cioè, si permettono pure di sfottere senza neanche sapere cosa dicono le carte. Perché Zealot dice che la posso giocare fino alla fine del mio prossimo turno. Quindi non la sto sprecando. Quindi non sanno neanche cosa fanno le carte. Semplicemente la Wizard gli dà questi mazzi BG Stone Cold Nuts. E giocano e vincono perché siamo tipo sotto l'1% di vincere questo game. Va bene. Va bene. Metto un segnalino. Probabilmente lo metto qua. Perché se lo metto su un altro pupazzo, l'avversario tappa 3. Però in realtà questo qua lo puoi attivare solo a sorcery. Quindi tappa 3. Però io poi lo posso attaccare con tutto, con Lava Leaper. Quindi in realtà sì, metto il pallino qua, prolifera. E infatti non prolifera. Ci ha ripensato. Adesso però posso attaccare con Zealot. Posso attaccare con Zealot e con Lava Leaper. Potrei addirittura fare un danno su Elfo e 2 danni all'oppo. L'avversario può scartare una carta e tapparlo. Aspetta il ritorno di Latrell Inconstructed. Cos'era la carta di Adventures in the Forgotten Realms di 1000 anni fa? Vabbè, tra l'altro, dare rapidità alle creature dell'avversario... No, non influisce particolarmente. E che dobbiamo fare, esattamente? Potremmo addirittura attaccare con tutto. Perché no? Però incluso Lava Leaper. Perché il senso è questo. Lava Leaper non lo voglio tradare. Perché se trada Lava Leaper poi non posso fare Boulder Dash post combat. E Lava Leaper penso che me lo trada. Forse no. Forse non me lo trada. Perché per cosa me lo trada? Per Grove Guide? Prendiamo questo rischio. Tanto perso per perso. Perso per perso, tanto vale prendere questo rischio. Secondo me l'avversario può lasciarsi ingolosire e non tradare Lava Leaper, perché l'avversario stappa e tutti i suoi elfi hanno rapidità e ha il doppio del mana. Se trada Lava Leaper abbiamo perso. Questo è quello che volevo. Questo è letteralmente... Quei blocchi era l'unico modo per vincere il game.
che abbiamo. Dobbiamo prendere una giocata super rischi. Ma questo attacco è ottimo. Questo attacco è fantastico. Se l'avversario si sbaglia, ha perso. Ok. Così ha perso. Così battiamo Morkant. Che ci crediate o meno, così battiamo Morkant. No. 2 danni e un danno. Boulder Dash, ragazzi. Che signora carta. Boulder Dash, ragazzi. Passo, opponent. Ora devi fare qualcosa di forte, opponent. Se no non ne esci. Garantito può fare la 2-1, attaccare e pescare una carta extra al costo di una vita. Però poi ne facciamo questo into questo. Quello va bene. Macini 3, fai drain life a rapidità. E dai però, ma che com'è possibile? Come vanno a macinare tutti quanti lo stesso? Doppio stoic guide, ma che senso ha? Cioè... mazzi fortissimi e in più. Dai, Abigail per dare first strike e lifelink alle creature. Ora abbiamo perso e basta. Ora siamo morti. Ora siamo morti. Quello a first strike e lifelink. Ok. E poi fa una rimozione. No, non può fare una rimozione. Le è rimasta solamente una 3-1 in mano. È la 2-1, pardon. 3 mana da 2-1 che attacca e fa drain life. No, fa drain life, perde una vita pesco. Ma tanto che cosa le ne frega? Tanto c'ha mono lifelink. L'Atrial Blade of the Elves. Ma non è in standard l'Atrial Blade of the Elves. La Stein Foundation? Ma credo sia di Kaldheim. Può darsi che sia di Foundation. Chi lo sa. Vabbè, in ogni caso. Recluse, li banziamo questo. Così perde first strike, lifelink, eccetera, eccetera. Quanti mana abbiamo? Possiamo vincere? 10... possiamo castare tutto, praticamente. E possiamo fare Moler e pomparlo e fare un sacco di danni. Sì, comandante di Kaldheim. Guarda un po' se l'avversario perde questo game a caso, sarebbe divertentissimo. Sicuro che banziamo questo, oppure li banziamo questo for forever. Prima di tutto facciamo Recluse, sicuramente. Possiamo anche bounzare... No, nessuno dei nostri pezzi può mai avere un senso. Possiamo bounzare lui e fare danni con questo? No, non ha mai senso. E poi attacchiamo con questo, con Menace. Quante volte lo possiamo pompare? 2 volte e fare un sacco di danni così. E poi il turno dopo possiamo fare Flamecaster into... Vabbè, comunque così, in ogni caso. Questo. Ti bounzo questo. Mi sa che possiamo castare tutto e dare Menace. Questo. Però così l'avversario, così Lop potrà da questo qua e questo qua e prende 9 e 3, 12, va a 2 e poi riprende 2 e poi non lo chiediamo più. No, lo chiediamo perché questo qua a Menace deve tenere le creature in difesa. Possiamo anche non attaccare con questi, però poi l'avversario fa doppio blocco su questi e non mi piace. Facciamo così e attacchiamo con tutto. Così Loppo comunque noi avremmo 3 creature lethal, deve tenere 4 blocchi dietro. Considerando che adesso va a 2 e poi torna a 4. Perde queste 2 e deve tenere 1, 2, 3, 4 in difesa. Così in teoria stiamo vincendo, dipende da quello che top deck l'avversario, dipende da quello che top deckiamo noi. Però se vinciamo questo game è goated. Se vinciamo questo game è goated il mazzo. Vabbè, lo sapevamo che facevi questi blocchi, vai a 2... Poi stappi, fai Eulogist, torni a 4. Non chiudi, perché sono... Ok, Eulogist va bene. Dipende l'ultima carta che ha. Dipende l'ultima carta che ha che cos'ha. Va bene. Non puoi attaccare. Devi passare. Non puoi attaccare. Ho monocreature lethal. Quello non è un attacco valido, penso. Oscillo così sopravvive. Sizzling Changeling dovrebbe essere lethal, però. Pompo Moler. E attacco con tutto. Dovrebbe avere una rimozione. Però se è una rimozione... Dai, ho trovato una creatura dalla cima. Così sopravvive, però non mi può chiudere.
Però deve fare... no, deve fare doppio blocco smaller. No, cos'è? Mi sa che ha preso lo stesso. Ha preso lo stesso. Assurdo. Ho sbagliato a fare questo attacco. Questo attacco non ha avuto senso. Doveva bloccare la 5-4. Ah no, sopravvive, va a 1. Va a 1 e mi porta tutto via però, tra l'altro. Vabbè, pump, pump. Muore tutto. Triggera Changeling. E alla fine della fiera io ho una terra in più che non me ne faccio niente. Quindi top decka. Devi battere una 4-4, opponent. Ho perso? What a game, ragazzi! Lava Leaper, what a game, ragazzi! Non ci posso credere. Questo era letteralmente... Ci abbiamo schivato tutti i proiettili possibili e immaginabili al mondo. Avevo battuto Morkant con la forza dell'inaspettato Boulder Dash. L'unica carta nell'intero formato che in quello spot faceva esattamente quella cosa. Non ci posso credere, non ci posso credere. Confermo stampata in Foundations. Cioè, draftato attorno alla top 8 dell'RSQ Limited. Ci sta. Non penso sia abbastanza, anche perché l'Atriel è abbastanza lenta. Che cos'è? Tipo una 2-3 a 4 mana. Ha un body, insomma, un po' lentino. Ciao, benvenuti a tutti quanti. Stiamo 4-1 con Elementali. Sfortunatamente questo qui è l'ultimo draft che riusciamo a fare in questo Early Access. Peccato. You go first, keep, perché tra mezz'ora finisce l'Early Access. È solo fino alle 17. Tra l'altro, se dovessimo proseguire in questo draft, non è neanche detto che riusciamo a completare tutti quanti i game. Questo fa Basic, Land, Cycling, se dovessimo esserne interessati, ma in ogni caso abbiamo la curva perfetta 2x3x4 e poi possiamo castare lui a mano con Lava Leaper. L'avversario sta giocando Boros Pukai. Random. Potremmo fare un Changeling con rapidità, a dire la verità. Pushiamo un danno in più. Cos'è meglio avere una 3-2 o una 2-1 rapida e spingere 2 danni in più? Forse è meglio avere una 3-2, Ma in realtà la parte forte di questa carta è che muore e facciamo card advantage. Quindi in realtà così il turno dopo possiamo addirittura spaccarcela. Volendo, per cantripparla. 4 danni a te. Tanto la differenza tra una 3-2 e una 2-1 non è così grande. È rilevante solo se l'avversario fa una X3. Però in ogni caso la 3-2 e la 2-1 tradono più o meno con la stessa tipologia di carte in Limited. Explosive Prodigy lo stesso in ogni caso l'avrebbe levata. Ecco, questa probabilmente era una delle poche carte che devastava completamente questo piano. Perché una 1-1 che fa 2 danni quando entra e poi blocca la 2-1. Cosa che l'avversario non sarebbe riuscito a fare altrimenti. Vabbè, credo che dobbiamo fare... Anche se Terra Lava Leaper in questo spot è molto, molto rischioso. Soprattutto se l'avversario dovesse avere un'altra rimozione. Ma penso che lo dobbiamo fare. Dobbiamo fare la giocata più rischi possibile. Terra Lava Leaper ti attacco per 4. E tanti in bocca al lupo a noi. Perché adesso l'avversario stappa con 8 mana potenzialmente. Quindi può fare float 8 mana, rimozione su Lava Leaper, gioco un drop a 5. Ti aggro la faccia. Anzi, prima fa il drop a 5, mi attacca e poi fa rimozione su Lava Leaper. Perché ha rapidità il drop a 5 grazie a Lava Leaper. Carta rischiosissima. Però, che dobbiamo fare? Balls to the walls. È l'unico modo in cui si gioca questo mazzo elementale. Non c'è un'altra... E comunque sia, l'avversario sta a 12, by the way. E può anche darsi che non ha rimozione su Lava Leaper, Perché se non ha rimozione su Lava Leaper, gli entra una 6-5 rapida in faccia il turno dopo. E abbiamo Boulder Dash per clearare i bloccanti, by the way. Quindi non è scontata come cosa. Vediamo cosa fa. Può fare pacifismo e poi fare Blight 1 sul suo Prodigy. Che forse è il motivo per cui avremmo dovuto attaccare con Changing, non lasciargli la 1-1 sul campo di battaglia per poter fare il Blight. Perché così ha sia la rimozione a 1 che fa 2 danni e ne fa 4 se fa il Blight 1 su una tua creatura, sia può fare pacifismo. Quello non ci preoccupa, quello è una 3-2 e basta. Quello whatever. Questo anche non ci preoccupa. Ah, perché fa quello e poi fa un'altra rimozione. No, fa questo, ok. E poi fa un'altra rimozione sulla Lava Leaper. Ma così ci sto. Così ci faccio.
fa Cinder Strike. Ok, passi. Ma non è la fine del mondo. Comunque sei dovuto farti un 2x1. E adesso posso fare stappo, boulder dash, 2 danni, 1 danno. Boom boom. Ti levo la tua rara. Ti attacco. Stappo Thirst Identity. Ne siamo usciti benone. Ne siamo usciti benone da doppio Explosive Prodigy. L'avversario ha fatto il rarissimo Boros... Boros Vivid. Discarda creature card. Lo scartiamo Lava Leaper. Oppure scartiamo 2 terre. O scartiamo una creatura o scartiamo 2 terre. Io penso che lo terrei questa Lava Leaper. Perché no? Farei decline, scarto 2 terre, chi se ne frega. Stappo. Peschiamo. Flamecaster. Possiamo fare Lava Leaper into Flamecaster? No, purtroppo no. Possiamo fare Flamecaster e poi il turno dopo Lava Leaper e poi Zealot. Non vorrei tradare la 2-1, ma mi sa che lo devo fare, tradare la 2-1. Loppa ha 3 carte in mano, immagino che saranno 3 rimozioni. Ma lo dobbiamo accettare. Lo dobbiamo accettare. Lava Leaper fa 4 danni alla faccia. Perché no? Poi l'avversario trada Changeling. Se Changeling rivela una terra possiamo fare Flamecaster. E poi il turno dopo raddoppiamo i danni di Zealot. Io direi di giocare così. Vediamo se l'avversario ha una rimozione a velocità instant per Lava Leaper. Potrebbe avere la trick che dà più 3 più 2. In tal caso quasi ci posso stare. Essenzialmente facciamo tipo un 1 per 1,5. Ah, ce l'aveva la rimozione, maledetto, maledetto. Che è una creatura con flash gigantesca. Questo trade va bene. Opponent, vai a 6. Stanno finendo le vite, opponent. Terra. Terra. Lui. Passo. Devi avere una vratta adesso, eh. Questo, ripeto, per i non iniziati, dice quando casti una spell con mana value 4 superiore fa 2 danni a each opponent. Quindi questo qui entra, manda l'avversario a 4 e una 6-5 rapida con Lava Leaper per terra. Immagino che adesso avrà una rimozione l'avversario. Spero che non le rimuova entrambe. Con 10 mana. Quantomeno non può fare la vratta mitica, perché ha bisogno di un pezzo sul campo di battaglia per fare Blight X. Ah, quello è fortissimo però. Quello è un disastro. Quello è un disastro perché entra e rianima l'elementale che con Vivid, tra le altre cose, mi spara Lava Leaper. Fa 4 danni su Lava Leaper. E lascia una 3-6 sul campo di battaglia. Quindi big problem. E questa cosa non sarebbe mai successa se non avessi fatto Lava Leaper, perché Reaping Willow costa 3 specifici ibridi Orzhov e l'avversario non poteva mai castarlo. Quindi ha fatto un mazzo un po' greedy, doppio Lava Leaper, gli ha tipo risolto la situazione della mana base. Si devi rianimare l'elementale opponent, bravo, e devi fare 4 danni a Lava Leaper, bravo, bravissimo. Siamo riusciti ad arrivare alla soluzione del conundrum. Vabbè, detto questo, Zealot, trigger, danni a te, così quantomeno dovremmo avere un bloccante per la 3-6 lifelink. Purtroppo abbiamo trovato terra, passo. Speriamo che anche l'avversario trovi un po' di terra, perché se inizia a fare le rimozioni adesso perdiamo e basta. Ha fatto il Boros Control che funziona. Lo sapevo. Lo sapevo, tra l'altro così è un disastro. Abbiamo straperso così, perché mi esilia Zealot mettendo un segnalino su Willow e il turno dopo toglie il segnalino da Willow, rianima un'altra Explosive Prodigy. Però queste qui sono tutte quante uncommon, cioè, così è come funziona Boros Control, quote unquote. Che è un mazzo, però ha bisogno di tutte quante le uncommon. Ha bisogno di questo, ha bisogno di Shadow Ocean. Così posso trovare una rimozione per Willow, non ha senso. Cioè, ok, se sfigo perdo, però devi esiliarlo subito e mettere il pallino. Così posso trovare un bounce per Zealot. O 2 bounce. Il bounce o Zealot ho vinto. Perché, ripeto, questo qui ha Blight 1, sacrifica quest'aura e esilia questa creatura. E mette un segnalino su Willow e rianima l'altro Explosive Prodigy. Così prendiamo e basta, perché troviamo un'altra terra, facciamo Mother e passiamo. Che dobbiamo fare? La vita è triste. La persona ha fatto monorimozione e card advantage, si è fermata a 5 terre. È bella. Considerato che ne abbiamo scartate 2 di terra, Queste sono 5, 6, 7, 8, 9, 10 su 19 pescate. Al solito. Al solito il flood clamoroso. Magari non legge la giocata di Spiral into Solitude, di mettere il -1 counter su Reaping Willow, ma la vedo veramente strana, perché sennò non monti questo tipo di mazzo se non fai questo tipo di giocata.
Passo attackers va bene. Va bene, Blight One. Ah, giustamente Shadow Urchin, tra le altre cose, fa anche questo. Il motivo per cui dobbiamo tradare Shadow Urchin, by the way. Blocco. Vabbè che se lo rianima. Gratis. Però, qual è l'alternativa? Tenere Moler. Forse poteva avere senso tenere Moler. Così lo rianima gratis, non ha senso. Lo rianima gratis con Willow. Willow è una carta allucinante. Ma l'ho detto, cioè, le carte di Orzhov sono veramente ridicole. Va bene. Quello viene spaccato. Però o rianimi uno o rianimi l'altro. O rianimi Urchin o rianimi l'altro Explosive Prodigy. Ma credo rianimi Urchin, così il turno dopo rianima Explosive Prodigy su qualcosa che possa essere forte. Solo che ora la 3-2 che bounce non è più un out. Ah, quello rianima uno, quindi lo può fare 2 volte. Vabbè, abbiamo fladato in maniera clamorosa, non possiamo mai più riprenderlo. Va bene, andiamo alla prossima. Allora, 4-2, o vinciamo questo, siamo fuori. Questa qui è una mano che si chippa sempre. Droppa 2, droppa 4, rara into rara. Overground un passo. Dai, già stiamo fladando. Arena, please. Arena, please. Please, una terra. Ah, lava lì, il secondo lava lì per va bene. Questo risolve? Please, non fare quench. Non fare tu il quencha. C'ho i traumi, c'ho. Non fare le lesson. Dai, ma... ma che vuol dire tomba, isola, pianura? Terra. Se faccio lava lì però ho perso. L'avversario stappa infiniti mana. Già adesso può fare tipo 6 mana velocità instant. L'alternativa qual è però? Concedere? Forse non devo fare il treasure? Attacchiamo per 2, dai. Sperando che non faccia Clenendra Guardian. Facciamo Mother e passiamo. No, non voglio fare lava lì per adesso ed essere punito crudelmente dal mazzo 1000 colori dell'avversario. Ho fatto letteralmente penta. Ha letteralmente fatto penta. E poi fa changing per spaccarmi il treasure. Va bene. No, non metto il segnalino. Terra. Ti attacco per 6. Vai. Sorprendimi con le tue 5 carte in mano. E può letteralmente castare Progenitus il turno dopo. Se fa foresta o palude, può letteralmente castare Progenitus l'avversario. Ok? Questa cosa non funziona, ragazzi, ok? Palude, isola, pianura, montagna, foresta. Non funziona. Soprattutto con doppio ibrido Selesnya. Non funziona a meno che non ne giochi esattamente su Arena. E basta. Va bene, Sizzling Changeling, ok? E rimozione sulla Valiper. Tend the Springs. Then if you control 7 or more lands. Ma l'avversario non ha 7 or more lands. And or Treefolk. Perché ha doppio Changeling. Giustamente. E poi una fight. E poi abbiamo perso. Stappiamo. Decline. Terra. Passo. Posso pompare lui a dismisura, ma l'avversario fa doppio blocco con changing, rivela un'altra carta dalla cima del mazzo. Non ha troppo senso. Dobbiamo letteralmente passare, non abbiamo giocate utili. Go. Dai che ce l'abbiamo il card draw, dai che lo possiamo trovare. Un Thirst for Identity dalla cima. Ce lo meritiamo, dai, su, dai. Luminollask. Ok, una 2-4 detach che quando entra guadagna 3 vite. Va a 15 l'avversario. E così più o meno ancora lo stiamo gestendo il board. Questo entra, fa Drain Life da 4. Va bene. Divertentissimo. E passi. Attaccare con la 3-5 non ha molto senso, opponent. Faccio doppio blocco. My turn. Terra. Non so neanche se fare Blossom Bind. Penso di no. Non ha alcun senso. Cioè... E questa ancora una volta è... Ops, io ho rollato tipo 18/19 contro Ops ho rollato 2. Bene, Blight Rot. In risposta dovevo pompare questa a dismisura, però whatever. Doesn't matter a questo punto. Attacca così l'avversario. Così.
Così va bene. Ci piace come attacco. Noi traderemo la Death Touch probabilmente. Possiamo mai vincere in qualche modo? Con Lava Leaper, blocco il bloccante. Ti attacco per... Quanti mana abbiamo? 7, 7, 4 devo fare Lava Leaper, me ne mancano 6, quindi possiamo fare Blossom Bind più pompo doppio, Moller. Non ce la facciamo mai. Tanto vale che tradiamo adesso. Come riusciamo a prevenire la maggior parte dei danni? Non possiamo. Questi sono 5 e 7 garantiti, andiamo a 9. Possiamo tradare per la 3-4 e prendere comunque anche questi 3 danni. E poi stappare e fare lì per Blossom Bind, però non abbiamo poi il mana per pompare su Moller. Oppure ci limitiamo a tradare semplicemente questo. Ha mai senso? Pasto blocker, strado lui. Prendo 9, 11, vado a 5. Forse questo è l'out. No, non è luck-based. Non lo so, è semplicemente come stiamo pescando che è ridicolo. Stappo. Torchmaster non fa granché. Leaper. Pompo. Attacco con entrambe. E sono 7. Blossom Bind. Pezzo no, moriamo lo stesso. A meno che l'avversario non ci unblocca. L'avversario deve ci unbloccare per vincere. E non deve avere un follow up. Esatto. Ah, non ha ci unbloccato. Siamo morti. Peccato. Per una vita. È solamente applicare la varianza a lungo termine. No, sì, però è anche vero che il Best of One è così. Best of One è assolutamente così. Ancora una volta queste qui sono 4, 7, 8 terre e 1, 2, 3, 4, 5, 6 spell. 6 spell, 8 terre. E ancora una volta una distribuzione completamente irrealistica di ratio land e spells, L'avversario ha fatto Eclipse Kit che in qualche modo è riuscito a trovare il target nel suo mazzo pentacolore. Cioè, stiamo parlando di cose completamente irrealistiche. Comunque, pezzo. Blossom Bind sulla Menace. Adesso abbiamo fatto Blossom Bind un turno prima, forse potevamo uscirne. Così siamo morti e basta, dall'attacco dell'avversario. Peccato. Vabbè, poi Grave Shifter ancora una volta... Sarebbe stato lethal a prescindere da una qualsiasi creatura. Comunque sia. Va bene, va bene. 4-3. Per quello che era il power level del mazzo, comunque sia, va bene. Non era un mazzo elementali che fosse così tanto forte da poter auspicare un trophy. Certo, una volta arrivati sul 4-1, per la qualità dei game che abbiamo vinto, in realtà potevamo sperarci. Esatto, potevamo iniziare a sperarci, anche perché abbiamo perso... Questo mazzo che ha fatto l'avversario, questo qui da cui abbiamo appena perso, era pentacolor e niente. Cioè, ha fatto 5 basiche diverse, cioè, ha fatto dual e 4 basiche, e pacca stato spell in 5 colori diversi. Cioè, stiamo parlando di una cosa che in best of 3 semplicemente non funziona. Questo è il senso. Per quello preferisci giocare in negozio, e ci sta. Avevamo delle belle rimozioni, avevamo comunque sia una discreta card quality, doppio Recluse, comunque sia Lava Lì per il suo l'ha fatto, soprattutto potendo utilizzare i Moler come mana sink, avevamo delle discrete rimozioni. Forse avrei messo con il seno di poi un Feed the Flames in più. È anche vero che Temporal Cleansing non l'abbiamo mai pescato, perché ad un certo punto, quando ci siamo ritrovati Morcat contro, forse volevamo una rimozione secca in più. Dopo 2 giorni che diciamo Kitkin o Elfi, è ancora troppo presto, ragazzi, per esprimere una qualsiasi giudizio su una qualsiasi di questi archetipi. È ancora troppo presto. Cioè, bisogna vedere più on the long run. Ma non bastano neanche, tra le altre cose, 20, 30... 30 draft. Per un set così deep come questo, in cui le color pair sembrano abbastanza deep e ci sono molte sinergie tra creature da esplorare. Un set fortemente sinergico, no? E quanto di più lontano da un core set esista. Probabilmente è più complicato da draftare di Bloomborrow, per quanto possa avere delle similitudini come a Bloomborrow come set, essendo un set tribale. Anche se non è un set interamente tribale. È tribale a metà. È tribale all'80%. E quindi c'è l'esplorazione di tutto ciò che non è stato reso tribale. Per quale è stato reso? Abbiamo visto delle bellissime sinergie con Blight.
sia all'interno di Boros che all'interno di Warzone. Clamorosamente puoi montare un mazzo Boros midrange, slash control, che è quello che voleva essere Strixhaven con Lorehold, ma non è mai riuscito a farlo, perché Lorehold voleva essere un mazzo Boros control a Strixhaven, ma in ogni caso era diventato un mazzo aggro. E purtroppo non posso perché, come vedete bene, tra 7 minuti finisce il sign up. Solo che a differenza degli eventi normali, questo sign up ti chicca fuori dall'evento. Cioè non è che dici fai il sign up prima e poi completare l'evento. No. Finisce il tempo, vieni chiccato fuori. Quindi finisci il draft e non puoi giocare il mazzo. Quindi che senso ha farlo? Tanto vale che lo teniamo così, no ragazzi? Grazie per le opinioni, comunque Kami sempre il best content creator. Limited non solo, anche Constructor, quindi... attenzione, attenzione, Kami non vi libererete di Kami. Vedrete che il 2026 vi porterà delle perle gigantesche, quindi seguite il canale, seguite Twitch, seguite YouTube, seguite tutti quanti gli account collegati all'universo Kami of Lucky Top Decks, inseritevi sulla Telegram se ancora non l'avete fatto e c'è il... come si chiama? C'è il link a vostra disposizione che gira tramite Stream Elements qui adesso su Twitch. Comunque ragazzi, faccio un attimo di pausa, poi andrò a cena, poi riprenderemo stasera, molto probabilmente riprenderemo stasera con un po' di Cube, perché no? Quindi l'Early Access finisce qui, il prossimo draft che faremo di Lorwyn Eclipsed lo faremo insieme martedì sera con le gemme, quindi pagando la Wizards per avere il privilegio di draftare. Chiaramente era completamente gratuito questo Early Access e non abbiamo vinto niente del resto, quindi 0 pagato, 0 vinto. Vi ringrazio della vostra presenza, arrivederci al prossimo draft di Lorwyn, arrivederci a stasera per chi vorrà draftare Powered Cube insieme e buona fortuna per i vostri draft e in bocca al lupo a tutti, Lucky Top Deckers.